Ciao, siamo su epc.it e questa è la recensione di Asus Fonepad. Fonepad è l'ultimo tablet Asus con schermo da 7 pollici, è disponibile in Italia da alcune settimane per 229 euro. A differenza degli altri modelli Asus e della maggior parte dei rivali, questo Fonepad ha una particolarità esclusiva, ovvero la possibilità di inserire una scheda micro SIM qua sul retro ed effettuare non soltanto la navigazione internet 3G, ma anche le vere telefonate, le chiamate voci, compresi gli SMS e tutto il parco di applicazioni come può essere WhatsApp relativo al settore smartphone. Pesa 340 grammi e spesso 10 mm ed ha una forma praticamente identica a quella del Nexus 7. Rispetto al modello Google cambia la finitura posteriore, cambia la forma degli angoli che sono qua più smussati verso l'esterno, con una qualità costruttiva e una piacevolezza al tatto che restano sugli stessi ottimi livelli. L'altra caratteristica unica di Asus Fonepad è il processore Intel Atom Z2420, come testimonia il loghettino Intel Inside qua sul retro. È un processore single core a 1.2 GHz che sulla carta è decisamente inferiore alla maggior parte degli ARM usati nei tablet 7 pollici, ma che a conti fatti, come vedremo tra poco, si dimostra estremamente valido nella gestione del sistema operativo, nella reattività dell'interfaccia, ma anche nella navigazione web e in compiti più impegnativi come possono essere la riproduzione di filmati Full HD e i giochi 3D. Con uno schermo da 1280x800 pixel e 1 GB di RAM, Fonepad si dimostra capace di un'ottima navigazione web multischeda. Capita a volte di dover aspettare un po' a lungo per aprire certe applicazioni un po' più pesanti, mi riferisco in particolare a quelli che caricano un certo numero di dati, ma tutto sommato l'esperienza media per l'utilizzo tradizionale del tablet è più che soddisfacente. La scheda grafica è una PowerVR SGX 540 a 400 MHz, anche qua dal punto di vista tecnico non abbiamo nulla di eccezionale, ma a conti fatti i titoli 3D che è possibile giocare con Fonepad sono molti e si va da Need for Speed Most Wanted a Temple Run 2 al Real Racing 3, The Trigger ed altri. Anche benchmark non sono poi così male considerando la scheda tecnica, ma per maggiori informazioni su queste questioni così tecniche vi invito a leggere la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo. Le prestazioni del processore Atom su questo Fonepad sono una vera sorpresa e devo dire che anche nel multimediale, nella riproduzione video Full HD, MKV o in streaming su YouTube si hanno ottimi risultati. Peccato che non sia presente una porta HDMI per replicare il contenuto su uno schermo. Buono anche il volume dell'impianto audio integrato, così come del vivavoce quando serve. Per il tuo creditore Vivo. Discreta la ricezione Wi-Fi, comodo il Bluetooth integrato che può essere usato anche per abbinare un auricolare e veloce il GPS che è un vero GPS, quindi non richiede connettività di rete, il che rende Fonepad adatto anche come navigatore d'auto. Per il resto abbiamo una buona fotocamera frontale con un ottimo grandangolo ed una cosa a favore delle videochiamate, mentre abbiamo una fotocamera posteriore che secondo me poteva essere migliore, visto che produce delle immagini così e dei video un po' scattosi. Nella norma tendente un po' al basso la luminosità del display, anche se la modalità outdoor, questa, permette di dare una buona spinta, come vedete, alla luminosità del pannello e di vedere qualcosa anche in ambienti esterni. Fonepad ha una batteria da 4270 mAh che è un buon risultato ed infatti la sua autonomia è molto buona. Io lo sto utilizzando come vedete da 2 giorni e 2 ore circa con SIM inserita, quindi come principale e unico cellulare anche per la navigazione web, per l'utilizzo di filmati, per le chiamate vocali, per l'uso di Maps, per la riproduzione di media, con uno schermo che la maggior parte del tempo è stato attivo, quindi questo è un ottimo risultato. Io ho stimato all'incirca 9-10 ore di utilizzo tradizionale con luminosità non al massimo chiaramente, ma diciamo a un 50%, ma credo che si possa ottenere anche di più, magari arrivare alle 12 ore promesse da Asus regolando la modalità salvataggio intelligente che dimezza la frequenza della CPU, fornendo comunque la potenza necessaria per ricevere chiamate, navigare sul web, leggere libri. E il processore Atom sorprende anche nell'autonomia, perché Fonepad credo che sia il tablet 7 pollici di questa fascia di prezzo che ottiene la migliore durata della batteria. Davvero un sacco di pregi per questo Fonepad, che però ha anche alcuni difettucci e tra tutti posso segnalarvi che la porta
micro USB sul fondo non è di tipo TG, quindi non potete usarla per collegare penne USB o hard disk. Ho provato anche con l'app per Nexus e non funziona. E vi segnalo anche che lo schermo non è di tipo Gorilla Glass, è in vetro ma non è Gorilla Glass, quindi alla lunga potrebbe mostrare dei micrograffi. Considerato tutto però è un tablet assolutamente consigliato, per alcuni aspetti anche migliore di Nexus 7 perché ha l'entrata micro SD, perché ha la fotocamera posteriore e perché ovviamente permette di telefonare e navigare in 3G. A 229 euro è veramente difficile trovare di meglio in questo momento sul mercato, a maggior ragione adesso che arrivano le prime notizie sulla prossima generazione di dispositivi Nexus, che dovrebbe arrivare soltanto nella seconda parte dell'anno, quindi è probabile che in Italia la vedremo soltanto a settembre, il che è un altro punto a vantaggio di questo PhonePad. Ok, per adesso è tutto, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video e leggete la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo.